Benvenuti a una nuova puntata di Solo Mod Runner Video Show e oggi c'è da divertirsi. Stiamo entrando nella sala prove di un gruppo italiano rock, i Minis di Torino. I Minis non sono ancora maggiorenni, crescono secondo me di fatto a pane, latte e buona musica e oggi sono diventati, seppur molto giovani, bravissimi come musicisti, come compositori e hanno secondo me un sound pazzesco. Allora, eccoli là. Ciao Zach, ciao Julian, ciao Mattia. Ciao, Ciao, ciao a tutti. Ciao. Come state? Tutto bene? Tutto bene, Bene, tutto tu? bene. Come stai? Perfetto, grazie, anch'io. Allora, facciamo così, io vi farò un po' di domande un po' sulla vostra storia, sui vostri riferimenti musicali, sui vostri interessi. Anche arriviamo almeno fino a raccontare fino alla storia del primo album che avete pubblicato l'anno scorso per la Cramps Records, Senza paura. Chi comincia? Beh, comincio io. Dai, comincia sempre lui. Comincia Comincio tu, io. vai. Allora, noi siamo i Minis. Ciao a tutti. Ci siamo formati nel 2015 in questa bellissima sala prove che abbiamo sotto casa, la nostra sala prove. E ci rifacevamo a un gruppo irlandese che adesso non esiste più, che si chiamavano gli Stripes, che anche loro come noi suonavano da quando erano piccoli. Sì. E ci siamo appassionati, abbiamo visto, allora abbiamo detto no, dobbiamo fare un gruppo. E allora abbiamo deciso di formare i Minis e abbiamo iniziato a suonare cover, non facevamo subito pezzi nostri. Poi abbiamo deciso di scrivere e scrivevamo i pezzi in inglese e poi abbiamo detto però siamo in Italia, facciamo i pezzi in italiano. Sì, perché è molto importante il fatto del testo italiano in Italia, cioè perché il pubblico si deve riconoscere nelle parole, deve riuscire a leggerle, a cantarle e deve riuscire a rispecchiarsi in quello che diciamo. Poi comunque avevamo un altro batterista che salutiamo e poi è arrivato lui, cioè che bello. Guarda che bello. Guarda che bello. Ciao Mattia. Ciao, ciao. Ciao. E niente, suoniamo insieme. Poi Come vi abbiamo... conoscete voi? Scusa, faccio una domanda. Voi, Julian e Zach, siete fratelli. Mattia invece come l'avete conosciuto? Vai. Vado io. Vai tu. Praticamente il loro padre e mio padre si conoscevano. Erano amici, sì. Erano Ho amici. capito. E un giorno hanno deciso di farci incontrare per conoscerci. Non c'era nessun secondo fine. Sì, volevamo suonare insieme. Sì. Io avevo visto un suo video su YouTube dove suonava Moby Dick delle Zeppelin. Ah. E ho detto, questo Figo. è suono, no? Questo è forte, Questo no? è figo. Figo nero. E quindi ci siamo beccati, abbiamo iniziato a suonare. E io, cioè, è venuto la prima volta e dicevo, boh, adesso magari dobbiamo spiegare un po' un attimo. Invece sapeva tutti i pezzi. Dicevo, facciamo Pump It Up Elvis Costello, lui la sapeva, noi si è messo a suonarla, tutti li sapeva. Bravo, E quindi ci siamo trovati subito bene. Subito bene. Come siete arrivati al disco? Ma ci siamo resi conto di avere un bel po' di pezzi da parte. Sì. Cioè, ne avevamo un bel po'. Ne avevamo un bel po' e abbiamo preso, diciamo, quelli più fighi che ci piacevano di più. Perché ne avevamo molti altri. Sì, ce ne sono tanti che non abbiamo messo nel disco. E poi abbiamo avuto l'occasione di farlo uscire con la Cramps Record. Siete voi compositori dei brani in italiano? Come funziona? O fate pezzi che qualcun altro compone per voi? Ma no, in pratica, allora, per quanto riguarda il testo, scriviamo noi con l'aiuto anche di nostro padre, cioè, per il primo disco ci ha aiutato molto. E per il primo disco ci ha aiutato anche lo scrittore Fabio Geda, che ci sta aiutando tuttora. Però tipo, adesso che stiamo registrando il secondo disco, no? Abbiamo chiesto a un nostro amico che abbiamo notato che faceva delle poesie, lui fa delle poesie, abbiamo notato che erano molto belle e gli abbiamo dato l'opportunità di aiutarci. Abbiamo detto, boh, proviamo, magari... Cioè. E sta uscendo una roba figa, infatti ogni tanto, cioè, quando dobbiamo scrivere i testi nuovi che stiamo facendo, viene qui in studio e ci aiuta a scrivere. Sì, è bello. Salutiamo Simone. Salutiamo Simone. Ciao, ci sta guardando. Ciao Simone, ciao Simone. Comunque è bello perché
scriviamo con questo nostro amico che comunque è un nostro coetaneo Sì, alla infatti. fine. Bello, E quindi bella questa cosa. è una cosa bella, sì. Voi ricordatemi la vostra età, voi non siete ancora maggiorenni, ho detto, quindi No. siete massimo 16-17 anni, credo Zach, Sì, tutti sì, io avvicini. 17 anni. Noi due Mentre 17. Julian? Io ho ancora No, no, 15, 15. però... 15, quindi tra i 15 e i 17. Una curiosità, ma in questo periodo di lockdown come è passato? Avete smesso di Sì. provare? Non vi siete visti ovviamente? O avete saltato il lockdown e Mattia arrivava trafelato da voi? Magari. Magari, sarebbe stato bello. Ah. Però oltre a deprimermi un po' in questo lockdown, perché mi sono depresso un pochino, cioè non da... Però ho fatto una canzone che... Sì, Sono riuscito a scrivere, mi sono messo là, ho scritto una canzone che mi piace molto. Anche a noi piace tanto, molto figo. Quindi Sarà sarà uno dei nostri prossimi progetti. Sarà all'interno del secondo disco. Perfetto, vi fermo qui perché appunto voglio parlarvi, arrivare al futuro, no? Chi non vi conosce, chi non vi ha sentito, suggerisco subito di andare a scaricare, a comprare il vostro disco su tutte le piattaforme digitali, di andare a trovarvi sicuramente sui canali YouTube dove ci sono, come dire, concerti live e quindi possono vedere la vostra forza anche sul palco, quindi perché voi un po' mischiate, secondo me, il punk, il beat, il mod sound, cantate sì, come avete perché detto. a parte che il live è la parte più Sì. divertente. Certo. Secondo me è la parte un po' più attesa di un Sì. musicista a fare il live. E E poi sì, comunque non ci vogliamo fossilizzare su un unico genere, vogliamo variare. Ma Cioè come- sempre facendo robe inerenti a quello Sì. a cui ci Non è che a rifacciamo. un certo punto ci mettiamo a fare rap. perché Sì, comunque non è- beh, poi chi lo sa, No, un chi lo giorno, sa, nel però senso- diciamo che stiamo più sull'orientamento del... Cioè, io penso che se un giorno ci piacesse, Capito? cioè ci andasse di fare rap, Ma giusto, Sì. giusto, vi dico una cosa così la rendiamo meno intervista, magari è una cosa che sapete, ma per esempio Paul Weller è una persona che ha sempre, un artista che ha sempre sperimentato. Nell'ultima parte del suo secondo progetto musicale, gli Style Council, che era un gruppo non più rock, punk, mod, ma era più orientato al soul, al jazz, al pop, addirittura l'ultimo disco arrivò a suonare house music e quindi gli Style Council, questo magari non sapete come storia, si sciolsero anche perché la Polydor Records decise di non pubblicare questo album che secondo loro era completamente fuori dagli stereotipi degli Style Council. Però a Paul Weller piaceva sperimentare. certo, ma è importante secondo me, cioè fossilizzarsi sempre sulla stessa storia. Bravo. Sì. Avete ricordato all'inizio il gruppo irlandese degli Stripes che a me piacevano quando erano ragazzini. Immagino. Io tra l'altro li ho visti qualche anno fa anche a un evento, vennero in Italia da ragazzini in un raduno mod e suonarono in questo raduno, quindi li vidi anche dal vivo. Purtroppo si sono sciolti oggi, vabbè, è un'altra storia, adesso ci sono i minis. Sentite ragazzi, cosa avete in programma? Nuove canzoni, nuovo disco, nuove cover? Parlatemene un po'. Appena si potrà, torniamo di nuovo in studio a Torino dal nostro produttore Rudy. Che salutiamo. Ciao Rudy. Ciao Rudy. A finire le registrazioni del secondo disco. Però secondo me altri pezzi escono fuori. È un bel disco. Un bel disco. È più, possiamo dire, maturo. Quello fresco. Non so come spiegare, però è proprio... È roba nuova. Roba nuova. Roba buona, direbbero. Non sto dicendo che come Paul Weller ci siamo messi a fare rap, però qualcosa è cambiato. È cambiato qualcosa, secondo me. Sentite, una curiosità legata a questi momenti, magari, e non sappiamo purtroppo quando torneremo a fare concerti dal vivo come eravamo abituati, come eravate abituati, io come ascoltatore e come diciamo fan e voi come musicisti. Secondo voi ci saranno modalità nuove online e digitali di fare concerti nel futuro? O in realtà aspettate che si possa tornare veramente a un tempo? Noi Aspettiamo. Non è la stessa cosa. No, il mio primo live deve essere un po' figo, non so come... non mi immagino di fare un live dopo tutta questa cosa della quarantena davanti a un computer, magari. Immagino. Va bene. Piuttosto aspettiamo, però, qualcosa di figo.
Che poi ci sta anche tipo, cioè non è proprio un live, però fai la diretta su Instagram mentre fai le prove, quello è figo. Sì. Per intrattenere, però non è la stessa cosa di suonare dal vivo. Immagino. Sentite ragazzi, voi sapete che un vecchio mod come me è lì che guarda il look come una cosa importante, cambiate spesso, contaminate, attualizzate look diversi, lo street style, il mod, il punk. Oggi le capigliature, soprattutto io che sono abbastanza invidioso, come potete immaginare, no, vi vedo più quasi in una fase hardcore, no? Con i capelli molto corti. Allora io vi faccio una domanda un po' cattivella. Cosa dicono i vostri amici quando magari vi avvicinate a loro o vi incontrate con loro con questo look un po' più anni 60, la cravattina, vi guardano male, un po' di ammirazione? Come funziona? Ti guardo, ieri, no veramente, questo è successo davvero ieri, sono uscito la sera con un mio amico, no? Io avevo voglia di uscire in giacca e cravatta. Io sono uscito in Sì, giacca era e vestito cravatta. bene, era un figo. Cioè. Era uscito in giacca e cravatta, questo qua avevo. Arrivo e lui mi fa, oh, ma come cazzo sei vestito? Io ho detto, come volevo uscire? Tu come sei vestito? In pantaloncini, con la maglia Basta. E poi l'ha spaccato di poco. Ma no, a me sinceramente non è mai interessato. Cioè, mi vesto come mi piace vestirmi e... Però avete stile, ragazzi, avete stile, mi piace molto questo abbinamento che fate, questi look, secondo me, anche nel cambiare, secondo me, e qui posso dirvi, poi magari appunto voi siete liberi di non sentirvi, secondo me avete in nuce qualcosina di quella che è la cultura mod, di guardare sempre in avanti, di mescolare, di provare, di sperimentare, di non fermarvi. quello sicuramente. Poi magari non vi sentite mod perché è giusto che ognuno è libero di sentirsi e poi matura. Però... Ma infatti, dico, cioè, per forza sentiamo un po' quella storia lì dei mods, perché comunque i nostri genitori, beh, li conosci comunque da sempre, sono mod. Vengono Però, cioè, io non... Tipo, parlo adesso, no? Non mi identifico come mod, però mi piace tantissimo la musica che ascoltano, l'ascolto anch'io, il modo di vestire. Secondo me tra i tre l'unico mod è lui. Sì, io. Bene, vabbè, è giusto che ognuno si senta come meglio crede. Sentite ragazzi, allora io non posso che farvi questa domanda. Siete nella sala prove, vedo una Gibson, ma devo essere onesto, lo scopro perché prima di partire con l'intervista Zach mi ha detto che era una Gibson, quindi sono veramente ignorante. Vi chiedo una cortesia, magari un favore a coloro che ci ascolteranno poi su YouTube, sul canale Solo Mod Runner. Riuscite a fare qualcosina anche di breve? Facciamo uno scoop qui con voi con i minis in sala prove? Sì, abbracciare uno strumento o abbracciato frato? Io sono uno strumento. È un contrappasso. Io sono un mobile. Ok. Allora, cosa fate? Facciamo l'ultimo singolo che è uscito su YouTube, potete trovare il videoclip senza paura. Che dà il nome all'album. Senza paura. Rasta, ossanti con la cresta, predicatori alla TV, scappo giù dalla finestra, 100 passi di tu, prendimi così, vieni via con me, quella senza
solo se ti va. Prendimi così, vieni via con me. Quella senza paura, quella senza paura, quella senza paura sei tu. Yeah! One, two, three, four. Quella senza paura, quella senza paura, quella senza paura, quella senza paura sei tu. Yeah. Bravissimi ragazzi, bravissimi, simpaticissimi, veramente grazie mille. Grazie Siamo in chiusura. Volete dire qualcosa ai vostri fan? Saluto mia mamma. Bene. State connessi perché secondo noi il nuovo disco sarà una bomba. C'è una data già di... No, non lo sappiamo. Ancora no. Quindi in bocca al lupo, incrociamo le dita ragazzi per tutto, teniamoci in contatto e grazie a tutti quelli che ascolteranno questa puntata bomba insieme ai Minis, comprate il loro disco senza paura e state sintonizzati sui loro canali. Grazie mille ancora, un abbraccio e a presto. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao.